possiamo solo chiedere come stai. Io cosa c'entro? Ah, bravo, ma tutto per piacere, dalla testa ai piedi. Senti, ma... Cioè, vedete come stai, come... No, sto andando al lavoro. Potenzialmente in letteratura potenzialmente sì, le applicazioni sono diversissime. Si va, comprende tutte le applicazioni. Lei aveva questa R moscia che gli dava una... Potenzialmente in letteratura potenzialmente sì, le applicazioni sono diversissime. Si va, comprende tutte le applicazioni. Lei aveva questa R moscia che gli dava una...
Rest in peace. Stavo in ambulanza, in via Giovanni Pascoli a Garlasco. A Garlasco? Sì, Via Giovanni Pascoli al numero? 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? E credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo. Cosa stai dicendo? Io mi rendo conto che non ho fatto nulla. Questa è l'unica cosa che mi rendo conto. Sono a posto con la mia coscienza, sono a posto con Chiara. Lei lo sa che non sono stato io. Lei chi? Chiara lo sa benissimo che non sono stato io, lo sa anche chi è stato, perché è stato lui e non io. Non so che altro dire. Questo è quello che posso dire a quello che c'è scritto su questo foglio. Non sono stato io. Non sono stato io. Quando morto? David is a lynch. David is an enemy, is a lynch. Can you eat? It's not he and me from here. He goes and
senso, hai capito? No, mettere la testa a posto sì, ma fare una famiglia no. Non ci ho mai pensato. E anche se mi ci fai pensare, io sto molto bene da solo. Nel 2025 vai dai Carabinieri di Milano e gli dici una serie di cose. Sì. In particolare gli dici che tu, il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi, per una coincidenza legata al tuo lavoro, sei finito a Garlasco. Perché sei finito a Garlasco? Perché a Garlasco c'è una discoteca molto famosa che si chiama Le Rotonde, Certo. presso la quale tu, diciamo, svolgevi una parte della tua attività. Ti provi a Il 15 di agosto di quell'anno c'è stato un grande evento che all'epoca era un evento il più importante in Italia. Io vado là 3 giorni prima perché dovevo portare tutto l'allestimento del locale. Comunque, gli racconti che dalla discoteca che hai trovato chiusa, nel senso che ti sei presentato un po' in anticipo, Sì. hai detto vabbè, mi faccio una passeggiata. Io mi sono fatto un bel giro, io sono uno che cammina tantissimo, tuttora lo faccio. Però il paesino era vuoto perché era quasi Ferragosto, quindi non c'era il grande movimento. Ti dico che ho visto un paese che mi sembrava deserto. Ho incrociato altre 2 persone. Ma perché allora sta ragazza ti è rimasta impressa? No, ma io ti posso anche descrivere le altre persone che ho visto. A me è rimasto tutto impresso, perché quando succede qualcosa, tu ti stampi nella memoria quello che vedi. In quel momento io, ti parlo terra a terra, io l'ho guardata, ci siamo guardati in faccia, l'ho seguita proprio con lo sguardo dopo che lei ha svoltato. Se vuoi che ti dica, per guardarle il sedere, sì, era una bella ragazza, e mi sono girato e l'ho guardata, e se n'è andata che pedalava a una velocità assurda. Pedalava veloce? Madonna, si pedalava veloce. Ti dico che è spuntata fuori dalla strada. Meno male che, ti ripeto, non c'era nessuno in giro, non una macchina che passava, niente. Tu hai percepito una fuga? Ma io sinceramente non posso dirti che ho percepito una fuga, io ho percepito che quella aveva fretta. Cioè, sai quando tu esci al mattino che cacchio sto perdendo il treno? E aveva 2 occhi spiritati quello ragazzo. Cioè spalancati. Cioè, ti dico, era ordinato, un bel completino nero, una magliettina, il pantalone, aveva questi occhiali, mi ricordo gli occhiali che li aveva portati sulla testa. No? Quindi non... E la bici di che colore era? Allora, era una bici nera e aveva dei raggi, sembravano d'argento. Cromati che riflettevano la luce. Esatto. No? Aveva un cestino davanti alla bici, portapacchi, niente. Penso il classico, sai, il portapacchi dietro, quello a molla. Quello con la molla. Quello con la molla, sì, ma il cestino no. Avevi bevuto quella mattina, avevi fumato? No. Eri in stato alterato? No. Non so, magari avevi fatto la nottata la sera prima? No. Avevi dormito poco? No. Non eri sufficientemente lucido? Ti rispondo proprio in maniera concreta e diretta perché qualcuno potrebbe in futuro contestarmi. Se vuoi che io ti dica che non ho mai fatto uso di stupefacenti, ti direi una bugia. Io vivevo nel mondo della notte dove circolava di ogni. Se tu mi dici in quel periodo lo facevi, ti dico assolutamente di no. Io non potevo neanche bere in quel da periodo. 1 anno e mezzo che io sui social finisco nel mirino di questi haters. Tante volte queste diffamazioni, ingiurie, addirittura body shaming hanno comunque dei mandanti morali, perché ci sono anche professionisti che fanno dei post ad personam e quindi cercano di colpire quello che magari reputano un avversario, anche, devo dire, immotivatamente, perché non credo che in un caso di omicidio ci siano avversari, mica è una partita di calcio. Ho notato che questi profili che attaccano e denigrano sono sempre gli stessi, fanno parte di un sistema di amicizie che porta sempre alle stesse persone. Se arriva il tizio che mi ha minacciato di spararmi nella schiena o di gettarmi l'acido e mi toglie di mezzo, allora Sempio non va al processo, ci va uguale anche se non ci sono io. Il mondo va oltre me, volevo farlo sapere a tutti, quindi non è che disfarsi di me cambierà nulla. Vorrebbero il silenzio, zitti non siamo.